Oggi abbiamo una situazione un po' sensibile, un po' particolare. Ed è, Shimoda567 mi chiede come si fa ad uscire da un ambiente famiglia quartiere tossico. Allora, è una situazione abbastanza particolare e voglio dirti la mia. Allora, in ogni caso, prima di partire, ovviamente ogni situazione è diversa, ogni persona è diversa. Se c'è da contattare un esperto, ovviamente senti anche prima degli esperti. E comunicazione, prima cosa. Quindi se ne hai già parlato con delle persone, se ne hai parlato con le persone coinvolte, quindi questi familiari, non familiari, ambiente tossico, dipende anche cosa intendi per tossico. Un ambiente tossico può essere varie cose, può essere contatto fisico nel peggiore dei casi, può essere una questione mentale, può essere una mancata presenza, dipende anche dal tipo di persona che cosa intende per tossico, può essere un ambiente che non ti stimola, può essere tante cose, qualcosa che ti butta giù, dipende da persona a persona. Io cerco di prendere con questi consigli un po' la cosa alla radice per farti capire come la penso io, che è comunque un po' il punto di vista anche spirituale. Allora, prima cosa bisogna capire questa cosa, che ho letto tra l'altro oggi nelle Meditazioni di Marco Aurelio, un libro molto potente, che dice: seguire l'impossibile è pazzia ed è impossibile per la persona cattiva non recitare nel personaggio. Che cosa significa? Capire che siamo tutti sulla stessa barca, capire che veramente nel mondo non c'è una persona cattiva, non c'è una persona che è nata e dice io voglio fare del male agli altri, non c'è qualcuno che, come ci insegnano nei cartoni animati, si alza e vuole fare del male o varie cose. Il male arriva per una mancata consapevolezza, il male arriva per una mancata chiarezza mentale nel raggiungere lo star bene, l'amore, l'unione, che è quello che tutti cercano, in modo sbagliato, in modo non conscio. Quindi, come disse il caro e buon Gesù sulla croce, è una frase molto potente ma molto bella se ci pensate. Quando lo stavano praticamente massacrando sulla croce, uccidendo, lui si volse al cielo e disse: Padre, perdonali, non sanno quello che fanno. Ed è esattamente un po' questa cosa, capire che siamo tutti sulla stessa barca, che nonostante sia difficile a volte perdonare le persone attorno a sé, genitori, parenti, gente che ci ha fatto male, bulli, qualsiasi cosa, è comunque capire che in realtà siamo qua per la prima volta tutti sul pianeta, su questo pianeta blu, e tutti cerchiamo di fare il meglio che possiamo con quello che abbiamo. Quindi c'è gente che magari purtroppo lo capisce prima, lo capisce dopo, gente che non sa come fare, quindi finisce per fare cose sbagliate, imparare prima, imparare dopo, gente che fa degli errori anche tanto grossi e ci mette magari tanto a imparare, e che quindi il capire o perdonare queste persone non è neanche tanto qualcosa che fai per l'altra persona, ma lo fai per te, perché se vivi tutta la tua vita schiavo un po' di quello che gli altri hanno fatto a te, di quello che ti è successo tempo fa, di quello che ti succede oggi, di quello che gli altri fanno a te, sei o non sei schiavo di quello che gli altri vogliono da te. Quando perdoni gli altri non lo fai per gli altri, lo fai per te, lo fai per stare meglio te. E da qua, da questo presupposto, parte tutto quello che sto per dirti. Spesso la cosa che ci fa star male, perché noi soffriamo? Per un mancato desiderio, se ci pensi, perché nella nostra testa abbiamo un'idea, un'aspettativa, un qualcosa, e fuori, nel mondo vero, non è così. Ho sete, nel mondo esterno non c'è da bere, non ho niente da bere, e quindi mi sento una mancanza, mi sento male. Quindi il mondo esterno non è come il mondo che abbiamo interno, e quindi questa disuguaglianza, questa incongruenza ci fa soffrire, ci fa star male. Da lì nasce il desiderio. Ma se invece di cambiare il mondo attorno a te per fare in modo che sia uguale a come c'era in testa, perché invece non provi a cambiare la tua testa, dato che è l'unica cosa tra il mondo e dentro di te, è l'unica cosa su cui veramente hai controllo? Perché controllare tutto il mondo attorno a te è un bel lavoraccio, controllare invece quello che ti accade dentro con un po' di lavoro si può fare in modo consapevole. E il problema è che ora non hai il controllo e quindi bisogna allenarsi e imparare a stare bene e ad agire con consapevolezza invece che in modo compulsivo, perché c'è una circostanza, un qualcosa che accade. Se impari a, invece che reagire compulsivamente a quella cosa che accade, a rispondere in modo consapevole, quindi a prenderti quel decimo di millesimo
è necessario per prendere un po' di distacco tra te e i tuoi pensieri e dire ok, questa cosa sta avvenendo. Come posso rispondere in modo tale che si ottenga la cosa migliore, non per forza in quello che accade, ma dentro di me. E quando inizi a rispondere alle cose in modo consapevole, ti accorgerai non solo che la scelta sarà sempre farti star bene, e farti star bene significa anche che il mondo attorno a te sta bene, ma vedrai che anche il mondo esterno cambia. Nel momento in cui rispondi in modo consapevole alle cose, automaticamente vedi che il mondo ti tratta in modo diverso, risponde anch'esso in modo diverso a te. Ti faccio un esempio, io con i miei genitori ho sempre avuto un buon rapporto, niente di troppo speciale, ci sono sempre stati, però diciamo che mio padre è sempre stata una persona un po' di una volta, quindi molto dura quando eravamo piccoli, ex imprenditore, quindi con le idee molto chiare, avete capito un po' il tipo di persona. E su alcune cose un po' compulsivo, quindi difficile da parlarci veramente oltre la maschera. E quando ho iniziato il mio percorso di yoga, il mio percorso interiore anni e anni fa, diciamo che i primi risultati che ho iniziato a vedere erano proprio nel momento in cui interagivo con la famiglia. Anche Cartolle e anche una persona, non mi ricordo chi, molto conosciuta, disse che ti accorgi di essere veramente una persona spirituale nel momento in cui passi un tot di tempo con la tua famiglia, perché è la cosa più difficile, perché ti hanno visto crescere fin da tempo. La cosa più difficile, però è un ottimo allenamento per imparare a essere al di fuori della propria testa. E mi ricordo che i primi risultati li ho visti proprio così, nel momento in cui stava accendendosi una solita conversazione tossica, stava per esplodere il tutto, lì quell'esercizio che ho fatto in meditazione, quindi la meditazione che serve proprio per staccarsi leggermente da mente e corpo delle tue accumulazioni, ti basta quel millimetro, quel decimo di millesimo in cui invece di reagire compulsivamente a quella cosa che sta accadendo, mi fermo un attimo e dico qual è la cosa migliore da fare e rispondo con gentilezza, con compassione, con ascolto, o non rispondo o mi allontano, qualsiasi cosa che non sia quello che ho sempre fatto, e vediamo cosa succede. E da lì le cose sono iniziate a cambiare tantissimo. Ed è assurdo come mio padre è l'esempio, ma come le persone attorno a me, anch'esse rispondono a me in modo completamente diverso. Sembra quasi che nessuno, nel momento in cui vedono che sei aperto per loro a capirli, voglia quasi farti del male. È una cosa incredibile. Quindi quello che posso consigliarti è proprio questo. Lo yoga, la meditazione, tutto questo serve semplicemente a imparare ad agire in modo consapevole, a usare questo strumento incredibile che è la nostra testa in modo consapevole per farci del bene. Quindi se stiamo bene, attorno a te accade del bene. Quindi imparare a rispondere nel modo giusto e vedere cosa accade. Se con comunicazione e consapevolezza comunque vedi che è una situazione tossica, la cosa che posso dirti, o comunque una cosa grave, allontanati. Pian piano, se la trasparenza non funziona, comunque avvisa, se vedi che continua, allontanati. Se è una cosa molto grave, allontanati e parlane con chi ne è di dovere. Se è difficile perché sei tanto giovane o per i soldi, chiedi aiuto. Creati un piano, cerca di dare il massimo per creare un piano per allontanarti da questa situazione. E nel frattempo dedicati anche a te stesso, alla cura di te, per imparare a rispondere come si deve, vedi se le cose cambiano partendo prima da te, perché ricordi che non puoi controllare quello che le altre persone fanno, puoi solo avere le mani su quello che succede dentro di te. E quindi prima cambia quello, vedi cosa succede, e se la situazione rimane tale o anche diventa grave o è già grave, pian piano allontanati. Ecco qua, spero che il video vi sia piaciuto, fatemi sapere cosa ne pensate e ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi!